Qui con me ho un altro alimentatore o caricabatterie, in questo caso è bianco. Il primo che vi ho fatto vedere era nero, questo è bianco. C'è anche un'altra importante differenza, nel senso che questo alimentatore è composto da due parti che si possono separare. Infatti io posso fare così e staccare questa parte qui. Che cos'è questa parte qui? È un cavo USB. Sicuramente sapete cos'è un cavo USB. In italiano si pronuncia così, USB è un'abbreviazione, in italiano si pronuncia così, cavo USB oppure cavetto USB. In particolare se il cavo è corto lo chiamiamo cavetto USB. Qui c'è l'attacco USB che va infilato nella presa o uscita USB del computer. Cioè fondamentalmente questo alimentatore è formato da un cavo USB e una parte che rappresenta il corpo dell'alimentatore. Quindi volendo questo cavo si può usare anche per collegare il telefono al computer. Se io aggiungo questa parte posso collegare il cavo alla rete elettrica, senza questa parte posso collegare il cavo al computer. Visto che abbiamo parlato di cavi elettrici, qui con me ho un altro oggetto. Che cos'è questo? È una cuffia. Tecnicamente bisognerebbe chiamarla cuffie, cioè dovrei dire che sono delle cuffie, perché in teoria questo è un nome plurale. Potete dire sia cuffie plurale sia cuffia singolare. Vedete, questa è la cuffia, questo è il cavo della cuffia. Di che colore è questa cuffia? Non so, questa è una bella domanda. Onestamente in italiano penso che questo colore si chiami fucsia, rosa brillante. Non ho idea, probabilmente si chiama così, o fucsia o rosa brillante. Cioè non è che non so come si chiama, io lo chiamerei così, fucsia, però so già che questo è uno di quei colori problematici, nel senso che ci sono alcune persone che usano una determinata parola, altre persone che ne usano un'altra. Comunque sia, questo è il cavo e questa è la spina della cuffia. Molte persone questo tipo di spina la chiamano spinotto perché è più piccola. Che verbi possiamo usare se vogliamo indicare che bisogna attaccare questo a qualcosa? Io userei il verbo infilare, direi infilare lo spinotto nell'uscita per le cuffie. Poi qui vedete, a un certo punto del cavo c'è questo aggeggio qui e qui c'è un oggettino che serve per regolare il volume. Che cos'è? Come lo chiamiamo questo oggettino? Io direi che è una rotellina, quindi una piccola ruota. Sostantivo ruota lo conoscete, rotellina è il diminutivo di ruota. Che verbo ci serve con sostantivo rotellina? Ruotare oppure far ruotare. In italiano colloquiale diciamo che si preferisce dire girare, far girare la rotellina. Quindi ecco, vi consiglio di dire girare la rotellina e non ruotare la rotellina, anche perché ruotare la rotellina è una ripetizione. Questi sono i fratelli delle cuffie, ovvero gli auricolari. Qual è la differenza? Vabbè, le cuffie sono più grandi, questi si chiamano auricolari. Diciamo che gli auricolari è un sostantivo che viene usato sempre al plurale, nessuno dice l'auricolare. Perché si chiamano auricolari? Perché vanno nelle orecchie. E mi raccomando, non fate questo errore, ovvero non dite orecchi. In italiano standard contemporaneo si dice un orecchio delle orecchie, in particolare. In italiano standard si dice orecchio al singolare, orecchie al plurale. Il plurale di orecchio è orecchie. Allo stesso modo sicuramente sapete che il plurale di ginocchio è ginocchia, il ginocchio, le ginocchia. Sono quei nomi piuttosto particolari che hanno il singolare al maschile e il plurale al femminile. Un altro di questi nomi è il braccio, le braccia. Poi vabbè, il braccio ha anche un altro plurale maschile che ha un altro significato. Quando parliamo delle parti del corpo, il braccio, le braccia, l'orecchio, le orecchie, il ginocchio, le ginocchia. Vabbè, comunque sia, questo è quanto. Spero che questo video vi abbia aiutato a imparare delle cose sulla lingua italiana che non sapevate.
Qui in alto vi metto il link a un altro video che ho fatto che vi potrebbe aiutare ad arricchire il vostro lessico. Se volete imparare bene l'italiano, mi raccomando, dategli un'occhiata.